Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo insieme questa radio, la FlySky FS GT5. A mio parere un'ottima radio RC, in grado di adattarsi perfettamente a molti veicoli. Io personalmente l'ho testata su buggy, crawler, monster truck o drift car e su tutti i veicoli RC in cui l'ho messa alla prova sono rimasto molto soddisfatto per le possibili regolazioni che ci può offrire e che ora vedremo insieme. Iniziamo dalla rilegatura o bind con la ricevente. Intanto dobbiamo sapere che questo modello usa il sistema di comunicazione AFHDS2A, quindi sarà possibile usare solo riceventi compatibili con questo firmware. A mio parere, la ricevente più indicata è la FS-BS6, che ha 6 canali più un giroscopio interno. Per fare il bind dobbiamo inserire questo connettore nell'apposito canale con scritto bind. Dopodiché dobbiamo alimentare la nostra ricevente. Io adesso utilizzerò un ESC collegato ad una batteria giusto per darmi corrente, ma possiamo anche usare una batteria che va inserita direttamente nei canali che abbiamo qua a disposizione. Alimentando la ricevente, questa inizierà a fare un lampeggio rosso. In questo modo la ricevente è entrata in modalità rilegatura o bind. Quindi passiamo al nostro radiocomando. Tenendo premuto il tasto bind, accendiamo la nostra radio e nel momento in cui l'abbiamo accesa, la ricevente è diventata rossa fissa. Questo vuol dire che il modello è stato legato correttamente alla nostra radio. Io per esempio ho questa ricevente che in questo momento non comunica col radiocomando. Ho tolto il bind per farvi vedere. Allora io la spengo, inserisco questo pin che viene fornito insieme alla ricevente nel canale con scritto bind e alimento il mio dispositivo. In questo modo il LED sta lampeggiando. Con la radio spenta schiaccio bind e accendo il radiocomando. Ora la radio è bindata. Quando la batteria arriva ad un voltaggio troppo basso, inizieremo a vedere lampeggiare il nostro radiocomando e vibrare. In questo momento dovremo cambiare le batterie. Questo radiocomando utilizza 4 semplici stilo e l'ho trovato anche molto comodo per questo. Quindi a questo punto, con le nostre batterie cariche, andiamo a vedere le regolazioni. Ok, allora muovendo la nostra rotella passiamo dal voltaggio della batteria al nome del modello fino ad avere i parametri dei nostri stick, diciamo. E abbiamo 6 canali in totali, tra cui canale 3, canale 4 che è uno switch a 3 posizioni e 2 potenziometri qua in alto. Questo è il canale 6 e questo è il canale 5. Gli altri canali li possiamo collegare, come vedete qui, in questi nomi CH3 e CH4 corrispondono ai canali che abbiamo visto prima. Quindi possiamo collegargli vari servi o altri strumenti che potrebbero esserci utili magari su altri veicoli. Questa è una macchinina da drift in particolare, quindi ora vedremo che comandi ci offre questa tabella e come impostare il giroscopio. Allora, questo è il nome del modello. Andiamo sul modello 1 che è lei. Ok. Perfetto. Allora, qui selezioniamo il nome del modello. Qui decidiamo come impostare i nostri comandi. In questo caso io ho lo sterzo che va al contrario. Quindi anziché effettuare una modifica fisica sulla macchinina, possiamo semplicemente andare nella tabella dove c'è scritto Rev, sul canale 1 che è lo sterzo, selezionare
anziché normale mettiamo reverse. Confermiamo sempre con la nostra rotella e in questo momento lo sterzo è diventato corretto, si muove nel modo giusto che indichiamo noi. Controlliamo se l'acceleratore corrisponde, se no invertiamo anche quello. Ok, poi che cosa abbiamo ancora qua? Back per tornare indietro. Quindi torniamo qui, andiamo sugli EPA. Che cosa sono gli EPA? Sono gli endpoint. Possiamo decidere quanti gradi ha il nostro sterzo. Completamente premuti. Allora, questo ci indica la rotazione a destra. Questo ci indica la rotazione a sinistra, perché possiamo decidere gli endpoint del nostro sterzo, del nostro gas, del nostro canale 3 e così via. In questo caso, essendo una macchina da drift, io ho già fatto delle modifiche strutturali per dargli più apertura nello sterzo. In più, grazie al radiocomando, posso aprire ancora di più la sterzata. Portandola a 120 gradi, vediamo che anche le ruote hanno una sterzata maggiore. A sinistra adesso è ancora al 100%, io lo porto al 120% e questo mi aumenta ancora leggermente la sterzata. Stessa cosa faccio per il gas, aumentiamo anche il gas per avere un effetto proporzionale maggiore, così che riusciamo a gestire meglio la nostra accelerata. Allora, qui siamo sul canale 2, accelerazione 120, accelerazione a 100, lo mettiamo a 120. Ok. Qui abbiamo i sub trim, che non sono proprio i trim, servono per fare delle micro regolazioni a livello di assetto. Io in questo caso vedo che le mie ruote girano leggermente verso sinistra, quindi nel canale 1, nel sub trim, andrò, se io lo giro completamente, le nostre ruote gireranno tutte a destra. Andrò a correggere la direzione fino ad avere le ruote dritte. In questo caso basta di poco. Ok. Per quanto riguarda il gas invece, andrò ad aumentarlo finché non mi risponde un segnale sull'ESC. Finché la macchinina non se ne va avanti da sola praticamente. Ok. Fino al 62 di forward. In questo modo ho una risposta del grilletto molto più precisa. Canale 3 non ce l'ho impostato, quindi va bene così. Dopo aver regolato il gas, spegniamo tutto e riaccendiamo giusto per capire se l'abbiamo regolato correttamente, se il motore parte come si deve, risponde bene. Ok, perfetto. I subtrim sono le regolazioni principali da fare sull'assetto. Questi sono i rate, quanto ci risponde il gas. Qua se vogliamo limitare i veicoli RC, ad esempio, se do la macchinina a un bimbo, non voglio che me la distrugge, così siamo al 100% di gas. Se diminuisco, lui diminuisce anche il gas. Così sono full gas e come potete sentire va molto più piano. Gli Expo io consiglio di non toccarli perché va ad ammorbidire la curva del proporzionale. Per quanto riguarda lo sterzo potreste percepire un buco nella manovra. Per quanto riguarda il gas potreste averne di più o di meno, a me non piace un granché, quindi io quelli non li ho toccati. L'ABS lo mettiamo su on e ci garantisce la frenata in curva. Quindi se io freno e sto percorrendo una curva non blocca completamente tutte le ruote, ma ti continua a far sterzare un po'. Così che se ho un ostacolo, l'ho visto all'ultimo, voglio frenare, riesco a togliermi. Nell'ABS ci sono anche altre regolazioni, che è la potenza di frenata, il daily o il ciclo. Non toccate niente, è già impostato come si deve, va bene così.
I trim, per funzionare correttamente con il giroscopio, vanno lasciati a 0. Qui possiamo regolare tutti i trim fino al canale 4, ma tutto lasciamo a 0. Questa ricevente è anche dotata di un failsafe, che possiamo decidere noi dove regolarlo e come. Questa è una drift car, ma sui veicoli Crawler abbiamo questa modalità che ci consente di far ruotare le ruote come vogliamo. Così gira l'asse posteriore, così girano tutte e 4 le ruote, così girano tutte e 4 in maniera opposta, così siamo spenti. A noi serve spento perché in una drift car non ci serve. Ci servirà il giroscopio, che è questa voce qui, SVC. Su off le ruote non hanno nessuna reazione quando percepiscono del movimento. Noi lo spostiamo su on e già così lo abbiamo acceso. Le ruote si muovono da sole, reagiscono al movimento. Andiamo sulla calibrazione, premiamo e aspettiamo che lui calibri il giroscopio in base alla posizione che l'abbiamo messo, perché questa ricevente la possiamo montare in molteplici posizioni. Facendo la calibrazione lui percepisce la posizione 0 e viene calcolato correttamente il movimento. Anche qui abbiamo un reverse, possiamo decidere se dirgli di fare il movimento in maniera normale, come adesso che va bene, oppure invertirlo. Se io lo inverto, le ruote gireranno al contrario. A me serve normale. Poi ST gain sarebbe lo sterzo. Quanto il nostro giroscopio va a influire con lo sterzo. Per questo tipo di macchinina io ho visto che con un'impostazione al 42% abbiamo la sterzata e la reazione migliore. Throttle gain, questo giroscopio ha anche una funzionalità per quanto riguarda l'acceleratore che a noi nel drift non serve, quindi lo mettiamo a 0. E poi c'è il priority. Il priority è quanto la nostra sterzata va a sovrascrivere l'effetto del giroscopio. Per far sì che la macchinina faccia quello che vogliamo noi, lo impostiamo a circa un 70%. Così che se lei sterza ma io gli dico di chiudere dall'altra parte, lei ascolta a me comunque. Percepisce sempre un po' il drift, ma il mio movimento viene letto dal radiocomando correttamente. Siamo a posto così. Questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un like e attivate la campanella. Grazie, ciao ragazzi!